fettine fini. È ancora morbidino, a me piace così, bello morbido. Ci levo un po' sopra e no, che bello di fa fare. Sa un po' da affumicato anche, perché ha tirato i sapori, poi è stato anche in camino, dentro il camino, che è un po' della camera alla vostra. Gentili quasi norcini, intanto vi dico mettetemi il like, scrivetemi se c'è qualche dubbio, scrivetemelo, chiamatemi, insultatemi, qualsiasi cosa, interagiamo. Seguitemi il canale, è importante per una mia crescita e anche una vostra crescita. Se io salgo salite anche voi, perché io mi compiaccio di questo e andiamo avanti insieme. Comunque, cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare una ricetta antichissima dove facevano i nostri bisnonni, neanche i nostri nonni. Ok, andiamo a fare il rigatino, che il rigatino si dà dalle linee, dalle righe, che non è né diciamo lardo, che è la parte questa qui della groppa, il lardo, né la pancetta, che è la parte della pancetta, ok? E nel mezzo, sta praticamente nel mezzo qui della coscia, fra il lardo su, la parte questa qui su, e la parte della pancetta, rigatino, perché quella parte lì è molto più meccanica come movimento, diciamo, dell'animale, e fa più muscolatura, viene, diciamo, a differenza del largo della pancetta, viene un pochino più magro. E a Firenze va molto, non solo per condire, il rigatino tranquillamente si taglia, si mangia con un bicchiere di vino, con un po' di pane, è un misto, diciamo, fra il prosciutto e il lardo. Comunque sia, lo andiamo a fare stagionare sotto la cenere. Vedete, ma che dice questo qui? Una volta i nostri bisnonni e nonni cosa facevano? Mazzavano il maiale, facevano gli insaccati, tutta la preparazione, li mettevano davanti al camino per due maniere: uno per l'essiccazione, l'asciugatura, e una per dargli il sapore, e lasciamola tutta la notte con il fuoco, con le ceneri appena fumanti. Poi le ceneri il giorno dopo cosa facevano? Le setacciavano, come ho fatto io, ho preso le ceneri, le ho setacciate e facevano invecchiare dentro, stagionare dentro il salume, perché questo era un doppio sapore, sia per la prima affumicatura, che io in questo caso non farò soltanto la stagionatura, però è in programma, per questo dico seguite, perché è in programma di farlo, e lasciavano lì dentro stagionare, in maniera che in altri tempi prolungava anche la vita del salume, non si invecchiava subito. In questo caso noi lo facciamo soltanto per dargli un bel sapore, un bel aroma, perché assorbirà tutto l'aroma della cenere. La cenere è disinfettante, addirittura ancora oggi si usa come concime, perché disinfetta, è vita la cenere. Comunque andiamo con gli ingredienti, ho parlato anche troppo. Per accelerare i tempi, per fare il video, ho preso un pezzettino piccolino di rigatino. Ho già condito del sale grosso, del sale fino, delle bacche di ginepro, dell'alloro, del sale, del pepe e dell'aglio tritato dentro pestato. L'ho già messo qui. Questo qui l'ho già preparato, servirà dopo. La mia cenere, che l'ho presa dal fuoco, l'ho setacciata e l'ho messa qua. Un sacchetto, perché questa la farò, diciamo, salare nel sacchetto. Cercherò, se è possibile, di fare una ricetta, una preparazione molto snella, molto veloce, così almeno voi non vi stancate nel seguirmi. Comunque, prendiamo il nostro pezzo di rigatino, facciamo prima, lo buttiamo nel sacchetto, facciamo all'americana, io tutto dentro già drogato, con la zampetta, massaggiatelo. Sì, lo potreste fare anche, io per fare veloce lo potreste fare anche fuori in una ciotola, questo lavoro qui, e poi alla fine metterlo dentro. Insomma, io avevo già cominciato in verità a farlo, per fare, ripeto, per i tempi del video. Comunque sia,
E ora è un pezzo piccolino questo qui, io lo terrò e lo girerò ogni 2-3 ore, gli devo dare un'impastata ogni 2-3 ore in frigo, ok, così pari pari. Io ce lo lascio una giornata, dopo una trentina di ore, non voglio che si sali troppo, il pezzo, ripeto, è un pezzettino piccino, se certo era più grande ci volevano 3 giorni, 4 giorni, dipende insomma dalla pezzatura. Questo saranno, ma che saranno mai, 300 grammi, una giornata basta, ok, lo ripongo in frigo, ci vediamo fra un 25 ore, 27, ora vediamo. Ok, sono trascorse le nostre 24 ore, prendiamo il nostro pezzo, guardate qui l'acqua che ha fatto, vi faccio vedere, guardate, ok. In queste 24 ore io l'ho girato almeno 7-8 volte, l'ho massaggiato, gli ho parlato, guardate solamente qui l'acqua che ha tirato fuori il siero, ok. Ora cosa farò? Lo andrò a sciacquare con un pochino di elimino il sale superfluo, ok. Ho già eliminato anche un po' prima, era rimasto un po'. Poi qui ci ho messo del vino, ok, gli do un'ulteriore sciacquata. Il vino prima di tutto perché lo insaporisce e poi lo lava, lava il pezzo, diciamo, dal sale, lo disinfetta anche un po'. Voilà. Asciughiamo o con un canovaccio o con tovaglioli, un po' di sale che scende. E ora mi vado a fare un buco, ok, un buco per potermi dopo aggrappare, ed è semplice fare il buco. Fate prima il buco con il coltello, bene, poi prendete un cacciavite, guardate com'è semplice, prendete il filo, lo mettete dentro, voilà, e passa. Se fate così è semplicissimo, se no impazzite. Fate così, un nodino e fino a qui ci siamo, non ci sono problemi. Ora va fatta la concia. Qui è un misto di, ora ve lo scrivo, sale, pepe, rosmarino, alloro, no, sale no, scusi, non c'è il sale, paprika, bacche di ginepro, vi scrivo tutto quanto nel menu. Massaggiate bene bene bene, sopra, sotto, in mezzo. Ora farò veloce per farvi vedere il video, ma comunque va massaggiato a minimo una decina di minuti. Magari vi fermate un attimo, aspettate un minuto che lui prenda un po' la concia e nel buco che abbiamo creato mettetecene un po' in più, perché se no è indifeso. E ora cosa facciamo? Andiamo ad attaccarlo dalla parte calda della casa, ok, vi faccio questo esempio, lo lascerò qua per una quindicina di ore, una parte calda, perché ora si passa all'asciugatura, la stufatura. È pezzettino, è un piccolo pezzo, fra una ventina di ore, diciamo così, è pronto, si asciuga e poi verrà messo sotto l'asciuga. Ok, sono passate una trentina di ore, la mia assistente ha sempre controllato che tutto era a posto, si è asciugato bene bene. Ok, io ho fatto passare una trentina di ore
perché l'ho messo in un punto abbastanza caldo vicino al termosifone per farlo asciugare. Se vi volete lo potete fare, se il pezzo ovviamente è più grande fatecelo stare anche 3 giorni, non magari vicino al termosifone, però in una parte della casa che ci siano almeno 18-20 gradi. E ora cenere, semplicemente sotto la cenere lo ricoprite senza fargli tanti, senza massaggiarlo in questo caso, anche perché se lo massaggiate gli andate a levare la conciatura che abbiamo fatto prima. Ok, così va messo in un punto fresco della casa, che ovviamente non sia un frigorifero, perché il frigorifero è umido diciamo, e bagna la cenere, che in una zona diciamo fresca. Guardate, voi scegliete, magari possibilmente in una stanza senza termosifone. Io lo andrò a riporre nel vano del mio camino, dove io ho il tappo davanti e praticamente è una zona fresca, perché da sopra prende l'aria, l'ossigeno, e va bene così. Anche perché ora è inverno, ovviamente l'estate no, l'estate va riposto in cantina, se no non lo potete fare. Quanto tempo? Vediamo a noi. Io penso il pezzettino così piccolino, andiamo una ventina di giorni, andiamo. A me non piace secco, a me piace un prodotto, vi ripeto, che si possa tagliare a coltello e mangiare come fosse un prosciutto, come fosse. Tentiamola su, ma anche prima. Allora, facciamo a 15 giorni lo sente e vi dico dopo quanti giorni. Ok, passati i giorni. Eccoci qua. Andiamo all'assaggio. Guardate che bello. Pulisco un attimo e vi faccio, vengo più vicino alla camera. Ok, pulitelo. Levate diciamo la parte più grossa, vedete sotto c'è rimasta tutta la concia che è rimasta, io non ce l'avevo. Faccio vedere che bellezza, si è ritirato bene bene. 20 giorni io l'ho lasciato, vedete che sia un po' morbidino. Se voi volete andate avanti con i giorni, 30, 40, come vi piace a voi. Poi io vi ho dato l'idea della cenere, ma se voi volete non la fate, fate la stessa cosa, usate lo stesso pezzo però nobile, il rigatino, che vi ho insegnato, che è molto buono da mangiare così nel pane, senza nulla, molto meglio della pancetta. La pancetta magari è consigliata per fare dei piatti, ok, per cucinarla, mentre invece il rigatino, che ora andiamo a vedere perché il rigatino è consigliato per mangiarlo, come vi farò vedere. Guardate che bellezza. Rigatino. Allora andiamo al momento più bello. Ok, ci siamo, mi preparo perché questo è importante. Fettine fini, è ancora morbidina, a me piace così, bello morbido. Ci levo un po' sopra e che cosa si fa fare? Sa un po' da affumicato anche, perché ha tirato i sapori, poi è stato anche in camino, dentro il camino, che è un po' della camera alla vostra. Se vi è piaciuta questa ricetta mettetemi il like, commentate, insultatemi, allora insulti un po' meno,
segnatemi al canale che è importante, non mi abbandonate così. E ci guadagnate voi nel segnarmi al canale, perché sto facendo un sacco di ricette belle, ne sto facendo ancora. Grazie a me e a voi e a Cocò.